piccantina, buonissima. Fatela che è veramente semplice. Oddio, tanto piccante, pensavo di averne messo meno. Salve, quasi Norcini. Salve. Intanto vi chiedo di segnarvi il mio canale, di mettermi il like, di mettermi la campanellina, tutto quanto, perché come state vedendo sto facendo un sacco di insaccati e di altre ricette miste. Se voi rimanete agganciato con me, anzi agganciati, in questa maniera riuscirete a vederle tutte o quasi tutte. Comunque torniamo a noi. Oggi andiamo a fare l'anduia, la famosa anduia calabrese. È abbastanza, diciamo così, semplice. Se seguite le indicazioni giuste è abbastanza semplice nel farlo. Non è altro che composta dalla crema di peperoni, che vi metterò qui sopra in questo momento, bip bip, la ricetta. Non ve la andrò a fare ora, la andate a prendere nella scheda, e così vi collegate e andate a vedere la ricetta, come fare praticamente il passato, la crema di peperoni. In più ci vuole la polvere di peperone e un po' di peperoncino. Comunque andiamo a vedere gli ingredienti. Fermi lì, non vi muovete, fermi lì. Al solito la mia assistente vi dà il buongiorno, anche lei. Allora, qui dobbiamo mettere un grasso nobile, praticamente il grasso della parte di sopra della cotenna, oppure il grasso del guanciale. Io avevo un po' di grasso del guanciale che ho fatto in rifinitura, che è questo qui, e un po' del famoso che dicevo grasso nobile della parte sopra. Eviterei di mettere, diciamo così, la pancetta. La pancetta, ovviamente, stesso il nome lo dice, è la pancia. Invece la pancetta, scusatemi, il grasso della groppa è quello che poi ci si fa anche il lardo, per intenderci, è meglio, o il guanciale. Comunque il 70% ci vuole il grasso, che andrà bene sminuzziato. Infatti mi farò aiutare da un robottino per sminuzziarlo, e il 30% di magro, che lo potete prendere sia la parte della lonza sia la parte di un muscolo. Io ho fatto un po' di lonza e un po' di muscolo. Poi la famosa crema di peperoni che vi dicevo, che vi ho scritto, vi ho fatto vedere la ricetta, comunque c'è nella scheda la ricetta delle mie altre ricette. Qui abbiamo la crema di peperone, ok? Abbiamo il sale, la percentuale di sale, a parte ve la scrivo, comunque è al 2% sul peso totale di 700. Il peperone, io andrò al peperoncino, questo qui, andrò al 5%, qua invece andrò verso il 25% del totale di 700 grammi. Ok, un po' di drogatorino, un pochino di spezie miste, che non è altro che pepe, un po' di pepe, un pochino di aglio. Abbiamo il nostro budello con un diametro da 60, ci ho messo un cucchiaio di aceto per disinfettarlo, il nostro spago. Ok, andiamo a tagliare, iniziamo a sminuziare la carne, poi metterla nel robottino. Ovviamente se avete il tiracarne va bene il tiracarne, io non ce l'ho e la metto nel robottino, anche perché questa ricetta deve essere, diciamo, la carne deve essere cremosa. Avete sentito quando mangiate l'anduia? È cremosa perché è super frullata. Ovviamente col tiracarne dovete mettere in fondo quello con i buchi il più piccolo possibile. Io faccio così, gli do prima una sminuzziata a mano e poi la infilo nel robottino. Non vi consiglio di farlo a mano, o se lo fate dovete avere tanta pazienza, perché dovete proprio farlo diventare una polpa, una crema deve diventare. Ok, ho tritato il magro, l'ho fatto passare, in questo caso io ho il bimbi, l'ho fatto passare lì dentro, vedete come viene? Una crema. Ora faccio la stessa cosa con il grasso, lo sminuzio fine. Anche se non avete il bimbi va bene un qualsiasi robottino, Allora, questo passaggio mettiamo dentro.
Guardate com'è venuto, una crema. Vedete? 300 del lardo, del grasso. Ora ci mettiamo il magro. E qui bisogna usare le zampette, le mani. Io ho già fatto il calcolo che questo è il giusto. Questa è la crema di peperoni. Poi andiamo con la polvere di peperoncino. Io ci metto anche un po' di droga Torino. Ok, qua ci vanno messi gli 8 grammi di sale e poi si comincia a impastare. Guardate, vedete, sta prendendo il colore caratteristico dell'anduia. Comunque lo impastiamo bene 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 per almeno 10 minuti. Andiamo poi a assaggiare, regoliamo se c'è, magari qui dovete stare attenti a non farla diventare immangiabile, a non esagerare col peperoncino. Siccome vi consiglio, mettetene una parte e dopo siete sempre in tempo a mettere l'altra parte. Considerate che il peperoncino più sta lì, nel senso del tempo di stagionatura, diventa ancora più piccante, diventa. Insomma, state attenti perché poi se la fate immangiabile non va bene. Per almeno 4 ore e ogni tanto, ogni mezz'ora, 20 minuti dategli una girata, tipo così, no? Ogni 20 minuti gli fate così e la lasciate stare così tranquilla. Ci vediamo fra 4 ore. Mettiamo il nostro budello dentro, tutto dentro perfettamente. Nel fondo, ok, così. E poi cominciamo a insaccare. È molto morbido, che entra bene. Già mettetevi da parte un ago, vedete l'acqua che vi dicevo, perché fra un po' andrà bucato per far togliere l'aria. Io andrò a fare 2 piccolini, però la riempio tutta e poi dopo vado a mettere, diciamo così, a tagliarla in 2, la lego e poi la taglio in 2. Li faccio piccolini perché sono più comodi, stagionano anche prima e poi quando l'aprite, insomma, non va male. Ok, ci dovremmo essere perché poi dobbiamo avere poi una parte, ok, da poterci attaccare, legare. Comunque così io mi sono procurato il mio stuzzicadenti, guardate. Bene bene, bucatelo tutto. A questo punto l'aria uscirà. Così. Perfetto, e ora passiamo alla nostra legatura, prendiamolo un pochino, stringiamoci un pochino di budello. Sapete perché è successo questo? Perché non ho messo lo spago in acqua, mi sono scordato di lasciarlo almeno una mezz'ora nell'acqua perché è secco e quando andate a tirare si spezza. La prossima volta. E qui fategli il pizzicotto, prendete un pochino di budello
ok, così, questo è il pizzicotto, tacchete, tacchete, poi andiamo qua e facciamo il cappio, così, ok, e questo qui, diciamo così, sarebbe già pronto, però come vi dicevo prima, lo andrò, sono fatte due, una più piccolina e una un po' più grossa. Benissimo, andiamoci a fare il braccetto, ok, perfetto, e ora le andiamo a mettere sotto a un peso. Ho anche legato per sicurezza da cima a fondo, mi ero scordato, ok, benissimo, ho fatto anche questo legaccio qui e poi gliene farò anche uno nel mezzo per stringerlo bene e fare fuoriuscire l'aria, così, ora sì. Sono qui, visto che me ne è avanzata tanta di impasto, non pensavo, con questo qui che mi è avanzato ci farò delle piccole salsiccine. Comunque vi faccio vedere giusto un pezzetto per annoiarvi, farò una salsiccia lunga e poi le taglierò. Perfetto, continuerò da me. Ok, io non vi ho fatto tutto il procedimento per insaccare la salsiccia, qui salsiccia di Anduvia, perché penso che voi lo sappiate. Se non lo sapete andate sulle mie ricette, andate, ci sono dei tutorial su come fare esattamente questo lavoro, così almeno questo video sarà un pochino più breve. Ora magari andiamo a fare, non lo insaccate troppo duro, perché adesso che andiamo a mettere lo spago e tiriamo, se è duro si spaccherà lo spago, sicché vedete che è un po' molliccio ora, ma va bene così, è voluta la cosa. Bucate ora perché deve uscire l'aria, benissimo, e ora andiamo a così e leghiamo il capo, e al capo facciamoci lo strizzotto come vi ho insegnato. Se non lo sapete andate nelle altre ricette, così almeno tac, e qui facciamo così e gli facciamo il gancio, voilà. Ora andiamo a fare delle diverse spezzature, diciamo così, mi farò delle diverse pezzature, così, così, e andiamo a fare, partiamo con, ok, un po' più piccina, questa qui, facciamo, giù, ne facciamo un'altra, ne facciamo e poi vi faccio vedere che cosa andiamo a fare, così, questa fate così e poi rifateci un altro nodo perché noi andiamo a tagliarla e altrimenti
Voilà. Prima di tagliarla dobbiamo rifargli dalla parte di qua un'altra legatura, perché se la andiamo a tagliare poi sarà solo una parte, diciamo, legata, che di qua gli faccio un'altra bella legatura. Perfetto, vado su così, qua gli faccio il legaccio e NB, guardate bene, nel mezzo ovviamente, così questa qui sarà... Ah, mi ha fregato anche a me, perché non c'era lo strizzotto, capito perché si è tagliata? Perché se ora noi facciamo così, ecco, così almeno impariamo assieme, lo facciamo assieme, facciamo così e gli facciamo lo strizzotto, ok, sul budello. Ora andiamo a fare la stessa cosa, neanche un terremoto, ora se la vedete, regge bene. E ora cosa facciamo? Facciamo così, questa la facciamo stortina, che tutta quanta salsiccia di anduia. Io ho fatto in questa maniera perché almeno ora le andrò a tagliare, nel senso ne potrò fare, diciamo, monoporzione. Olè, vedete che bellezza, guardate qua e c'è anche la loro amichetta, così. E adesso andrò a ribucarle tutte, ci vediamo tra un attimo. Ok, io la sto schiacciando, la lascerò così per 24 ore. Queste altre le lascio stare qui tranquille, le sposto dal termosifone e le metto in una parte centrale. Queste qui faccio la soppressata con l'anduia calabrese, così almeno... Ok, sono trascorse 24 ore, benissimo, bella schiacciata, ok? Cosa faccio? Ora la vado a mettere in frigorifero appoggiata a 2 pezzettini di legno, la terrò in frigorifero per, che vi posso dire, 15 giorni, 15-20 giorni. Ora 15 giorni la tasto. Comunque questa non deve venire dura, questa qui è un burro, è una crema, quando l'andate ad aprire si deve, diciamo così, sfare, non è la solita stagionatura del salame, ok? È importante che rimanga morbida. Comunque ci vediamo fra 15 giorni, frigorifero, 2 tavolette e che Dio ce la mandi buona. Sono trascorsi 17 giorni, eccola qui. Andiamo all'assaggio, sta ancora tirando fuori il rosso. Ok, andiamo a assaggiare un pezzetto. Ora siamo un po' lontani, vi farò vedere. Guardate qui, è perfetta, ancora morbidina, si può spalmare, piccantina, buonissima. Fatela che è veramente semplice. Oddio, tanto piccante, pensavo di averne messo meno. Comunque, se c'è qualche cosa che non vi torna, ditemelo, scrivetemi, io vi posso aiutare in tutte le maniere, insomma, come posso aiutarvi vi aiuto. Sappiate che io non mi sono inventato niente, l'ho fatto di professione, mi è rimasta questa passione. Ok? Scrivetemi, mandatemi messaggi, mettetemi like, mi piace, bb, campanelline, tutto. Ho intenzione di fare fra pochi giorni la soprassata, quella fatta con la testina del maiale e il biroldo, detto anche sanguinaccio. Rimaniamo in contatto che ci saranno belle cose.